Ciao e benvenuto! Oggi parleremo di come sfruttare i prezzi vantaggiosi del Black Friday e del Cyber Monday per fare un regalo ad un cosplayer. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e di Italian Way to Make Cosplay e nel mio canale parlo di tutto ciò che riguarda il cosplay, riguarda il cucito e riguarda la creazione di abiti spettacolari. Ma oggi appunto abbiamo un argomento particolare, quindi probabilmente se sei qui stai pensando di fare un regalo a qualcuno che conosci che o è già una persona che lavora materiali molto particolari e fa cosplay oppure qualcuno che vorrebbe iniziare. Quindi ti do i miei consigli. Diciamo che si divideranno principalmente in tre categorie e questa guida è utile anche se invece sei nuovo nel mondo del cosplay e vuoi comunque sfruttare questi prezzi vantaggiosi. Faccio una breve premessa. Nella descrizione troverai tutti i link dei materiali che uso, in cui credo, e dei materiali che invece ancora non conosco e che vorrei testare. Se si tratterà di link di affiliazione te lo scriverò. Trovi tutto in descrizione, non ti preoccupare. Adesso partiamo che è il momento. Allora, parliamo della prima categoria. Ci sono due opzioni. La prima, più semplice, banale, diretta. Chiedi al tuo amico, parente, figlio che cosa vorresti per regalo a quel punto vedi un attimino che cosa si dice, escludi bacchette magiche e unicorni, quelli sono fuori budget probabilmente, o comunque non sono recuperabili. Se li recuperi fammi sapere, potrebbe essere interessante. Detto questo, almeno riesci ad accontentare la persona alla quale vuoi bene e siete tutti e due felici. Se non puoi chiedere direttamente, se ti vergogni o se non pensi che sia appropriato, secondo me il secondo regalo migliore che puoi fare è una bustina con i soldi. Ora, non c'è da vergognarsi perché secondo me, soprattutto in questi tempi, fare dei regali inutili non serve a niente. E invece alle persone serve poter acquistare ciò che gli serve veramente. E ci sono delle cose, degli attrezzi come può essere la macchina per cucire che non vanno sotto i 300 euro. Una macchina decente, diciamocelo chiaramente, sotto i 300 euro no, non le comprate. Quindi se uno mette da parte tante bustine con i soldini e riesce ad acquistarsi una macchina per cucire, gli avrete fatto un regalo che ricorderà per tutta la vita, invece che delle bischeratine tipo calzini, sciarpe, insomma, asciugamani, saponi, creme. No, per favore quest'anno non regaliamo calzini, creme e profumi, tanto non li vogliamo, nessuno li vuole e quando uno li vuole sappiamo esattamente quale, quindi non saresti su questo video a guardare che cosa regalare a un cosplayer. Io ti dico la verità, per me è stata molto utile e sinceramente ricordo con affetto tutti coloro che mi hanno aiutato ad acquistare i miei oggetti, cioè ti faccio vedere il primo. Questa qui è la mia prima pistola termica che ho acquistato grazie appunto a dei regalini fatti in questo modo, dei pensierini nel lontano 2015 penso. Ehm, e quindi ringrazio ancora quelle persone che mi hanno permesso di fare questo acquisto. Ecco, io lo so che regalare dei soldi non è una cosa bella, però fai una bustina carina, un bel biglietto sentito, fai qualcosa di carino e poi permetti alla persona alla quale li regali di scegliere il regalo che pensa che sia più adatto per le sue necessità. Detto questo, in questa categoria metto anche che è legato un po' alla prima proposta, è il regalagli qualcosa inerente alla serie TV che preferisce, al fumetto che segue, al film che preferisce, all'anime, al videogioco. Possono essere gadget, possono essere proprio dei fumetti, possono essere varie cose, però devi informarti prima su che cosa già ha, perché fare un doppione, insomma, cioè, non ci guadagna nessuno. Se ancora non ti ho convinta di chiedere direttamente a chi vuoi fare il regalo che cosa vorrebbe, oppure se non vuoi proprio fare la bustina con i soldi, valuta un buono di spesa.
Questo può essere un buono Amazon, come può essere un buono nella fumetteria che frequento di più o nel negozio di materiali per il crafting che utilizza di solito. Le possibilità sono tante, però comunque io ti dico la verità, sinceramente la differenza tra un buono o una bustina con i soldi ce n'è poca. La bustina con i soldi me la gestisco in maniera più autonoma. Adesso passiamo alla seconda categoria dove parleremo un pochino più di utilizzo di tanti materiali, mentre la terza si occuperà principalmente del cucito e della sartoria, così almeno riusciamo a differenziare bene le cose. Allora, il primo prodotto fondamentale, più utile, soprattutto se ci vivi in casa e lo vedi lavorare sul tuo bellissimo tavolo, è questo. Un bellissimo tappetino da taglio che protegge le superfici. Questa è la dimensione fantastica. Come scegliere il tappetino da taglio? Per me la dimensione più grande che puoi permetterti, te lo metto in descrizione, perché un tappetino troppo piccolo ti aiuta poco. È buono se hai poco spazio, ma tanto alla fine si va a tagliare cose grandi, quindi è meglio utilizzare un tappetino più grande, spendi una volta, la fai e è fatto. A questo puoi abbinare un cutter per la carta, per esempio, se quando si va a tagliare velocemente i cartamodelli è molto utile, soprattutto quelli fatti in una carta più spessa, non sulla carta che si usa normalmente per il cucito. Detto questo, un'altra cosa ottima è la riga per il tappetino, che è questa qui, che in realtà è una riga da patchwork, però questa riga qui funziona molto bene perché è proprio pensata per andare a lavorare con i cutter e quindi questa non ti si rovina, cioè è fantastica. Ci appoggi la mano e la mano è protetta. Se non vuoi prendere questa, puoi prendere una stecca in metallo, ce l'ho, aspetta. Oh. Una stecca in metallo e anche questa la puoi utilizzare, però questa qui ti protegge molto di più le mani e noi lavoriamo in maniera sicura, vero? Quindi usiamo i materiali sicuri. Detto questo, passiamo un attimo al resto dei materiali che ho sul tavolo. Allora, un'altra cosa, parlavamo di cutter, se invece che il cutter, che è una cosa meno utilizzata, l'altra cosa che ti consiglio sono il trincetto e le superlame. Queste qui, cioè su queste superlame, io le ho prese dal Ferramenta del Cosplay e devo dire che il consiglio che mi hanno dato è stato fantastico. Queste tagliano come il burro, sono fenomenali, cioè spendi un pochino di più e chi le utilizzerà non dovrà rompersi le scatole continuamente a lavorare, a cambiare e a arrabbiarsi. Andiamo al prossimo. Un piccolo bisturino apposta per il crafting. Questi qui li puoi trovare diversi, principalmente li ho trovati per la carta, però con un po' di pazienza tagli anche il foam e soprattutto puoi andare a fare dettagli molto piccoli. Poi abbiamo la pistola a caldo, questa qui direttamente dal 2010, tipo, cioè ha i suoi 10 anni. La pistola a caldo è uno degli strumenti base da avere. Avanti il prossimo. Adesso abbiamo la pistola termica. Questo qui in realtà io l'ho acquistato come embosser insieme alla carta per fare il polish link. Penso che sia ancora in vendita, questo è un materiale fantastico se lo trovate, e ci si fa delle cosine molto interessanti. E questo qui serve per modellare il foam a temperature molto basse. Si possono fare anche altri progettini interessanti, ma ne parleremo più avanti. Quindi pistola termica, tanti cuoricini. Poi ti faccio vedere questo qui, che è un materiale che adoro, che è il polido, che praticamente è una plastica, passatemi il termine molto banale, fatta in granelli che poi viene messa in acqua tiepida e si può formare, in più si può anche colorare con gli appositi pallini all'interno colorati. Quindi una volta che è fredda diventa completamente rigida. E la cosa fantastica del polido è che una volta che l'hai formata e poi vuoi creare una nuova forma, ti basta rimetterla nell'acqua tiepida
massimo 60 gradi, e poi la puoi rimodellare un'altra volta, quindi è veramente fantastica, antispreco perché qualsiasi cosa ti avanzi, prendi e la riattacchi tutta insieme. Per me è fantastica, poi ecco, cioè. E infine abbiamo il pirografo. Per me è molto carino, ci ho fatto diverse cose sul foam, e devo dire la verità che il pirografo ti permette di scolpire o di fare dei disegni, di fare piccoli dettagli che altrimenti con il trincetto, con le lamette o in altro modo sarebbero difficili da fare. E questo è principalmente quello che io ti consiglierei di regalare per il fatto del crafting. Se invece vuoi regalare cose tipo colori, fondi, possono essere, che so, siliconi e altri tipi di materiali, basi, primer, fissativi, mi raccomando, informati bene cosa utilizza la persona alla quale vai a regalarlo, perché ognuno si trova meglio con le sue cose. Oppure, se vuoi fare un bel kit, vai da un negozio specializzato per il cosplay e ti fai consigliare e ti fai fare un bel pacchettino. Passiamo adesso alla categoria sartoria e cucito. Allora, quella con cui vorrei cominciare è la macchina per cucire. Assolutamente non andare sotto i 300 euro. Qualsiasi marchio tu voglia scegliere, ti prego non andare mai sotto i 300 euro, perché sono macchine che di solito, se si rompono, non conviene neanche ripararle. Detto questo, il mio marchio preferito è Janome e te lo consiglio vivamente perché secondo me è una macchina veramente affidabile, è bella pesante, ha i pezzi meccanici all'interno belli forti, non è una produzione cinese, quindi se vuoi avere una macchina per cucire affidabile, questa Janome secondo me è la migliore. E soprattutto ti dico per esperienza, perché io ci ho cucito pelle, ecopelle, ecopelliccia, foam, vinile, ci ho passato sotto qualsiasi cosa, ho cucito il sughero, boh, le piume, la mia macchinina ha cucito qualsiasi cosa, quindi Janome per me è la macchina per cucire. Se la macchina per cucire non è l'acquisto che farai, allora ho pensato a tanti altri piccoli oggetti molto molto utili. Allora, cominciamo. La prima cosa, la prima cosa secondo me super utile quando uno cuce tanto sono le rasafilo. Questo qui è un modello ad anello, sono della Kai e sono fantastiche. Con queste qui entri, tagli, fai e non hai delle forbici grandi sotto la macchina che possono infilarti nel mezzo al tessuto, che possono farti danni. Quando invece si parla di forbici, io utilizzo sempre la Kai e queste sono le forbici, quelle da sartoria normali che utilizzo, tagliano come il burro, fantastiche, mentre queste che devono essere sempre incappucciate sono le forbici con la super punta, e queste servono per tagliare occhiali, per tagliare le tasche, per fare tutte le lavorazioni di precisione estrema. E è un marchio super affidabile e io lo utilizzo dal 2014 e per me sono fantastiche. Avanti con le prossime cose. Cosa si usa per tracciare sulla stoffa e sugli altri materiali? Ho fatto un video, ti lascio il link nella descrizione, sui marker, però adesso ti faccio vedere quelli che secondo me sono i più interessanti. Allora, questo qui è il gesso evanescente, ovvero è un gesso che una volta passato sul tessuto rimane finché il calore non lo manda via, e di solito si usa un ferro da stiro e a quel punto resta lì. Poi un'altra cosa che secondo me è fantastica è il gesso in polvere con la rotellina, si distribuisce molto bene, e questo qui ti consiglio di prendere quello della Clover perché ha questa forma a penna piuttosto che quelli triangolari o altre forme strane. E in ultima, dei marker ti consiglio, oltre vabbè alle classiche matite gesso, qualcosa di un pochino più particolare, che sono le penne e i pennarelli evanescenti. Mi ci trovo molto bene e questi qui, devo dire la verità, prima bisogna fare una prova sul materiale che andremo a utilizzare, vedere se scompare, se serve il calore, perché ce ne sono di tanti tipi diversi. E quindi se vai in un
in una merceria o in un negozio di cucito creativo specializzato, vedrai che sapranno consigliarti la cosa migliore e riesci a fare un piccolo kit anche qui di oggettini particolari. Passando sempre per i marker, si va alla carta copiativa, che permette di evitare i punti molli, cioè per me questa cosa è fantastica. Quindi si tratta di questi due tipi di carta e la rosella con i dentini. Non devono essere a punta perché non devono perforare, però devono essere stondati. Vediamo se si vede. Ok. Devono essere stondati proprio per non bucare il materiale, perché altrimenti si danneggerebbe. E questa è una carta bianca e gialla da sartoria, molto grande, cioè la più grande che puoi trovare, mentre queste qui sono delle carte colorate veramente molto comode quando vai a fare cose un pochino più piccole. Mi sembra la misura sia una 3. Comunque ecco, essendo carte colorate, con queste puoi lavorare su, per esempio, i materiali chiari. Ricorda sempre, nel caso lo usassi direttamente te, ma anche quando lo vai a regalare, di dire che prima di fare qualsiasi cosa con gessi colorati, carte copiative colorate, marker, sempre di fare una prova in un angolino e controllare che non si veda, perché possono rimanere delle macchie. Andiamo avanti. Mi sono dimenticata di una cosa fondamentale. Allora, quando non si cuce con... quando non si taglia con le forbici, la cosa più facile da utilizzare è il cutter. Io utilizzo quello intermedio della Clover, però devo dire la verità che prossimamente penso di passare anche a quello più grande per tagliare più velocemente. Appunto ci sono 3 dimensioni e le lame intercambiabili e sono molto fighi. E per utilizzare questo, quello che serve è di nuovo il nostro caro amico tappetino autorigenerante e la nostra riga per il taglio sul tappetino autorigenerante. Un'altra cosa che è molto utile, che puoi regalare in più, è la riga, quella per tagliare in sbieco. È molto carina e per chi non ha tanta dimestichezza col taglio in sbieco è carino, devo dire la verità. Guardiamo ancora che cosa ho sul tavolo. Allora, questi li abbiamo fatti. Una cosa fondamentale, la calamita per gli spilli. Anche questa ti consiglio quello della Clover, perché nonostante io abbia 3 calamite, 2 della Prim e 1 della Clover, questa secondo me è la migliore perché ti permette di mettere gli spilli e chiuderli dentro. Una volta che li hai chiusi dentro, questi spilli non vanno da nessuna parte, anche gli aghi con i fili, e se hai dei simpatici gattini o se vai in giro, nessuno, non perdi gli spilli, ecco, e nessuno è in pericolo. Quindi diciamo che le mie difficoltà sono con i gattini rubaspilli. E un altro oggetto che tengo sempre sulla calamita è questo punteruolo. Questo qui è un punteruolo a punta tonda e lo utilizzo per scucire invece dello scucirino. Questo perché? Perché lo scucirino è affilato ed ha una lama e si rischia di fare molti più danni e uno deve sfare punto per punto e poi pulire le cuciture. Lo utilizzo in molti video e lì puoi vedere come lo utilizzo. Praticamente rompo il filo con cui è stata fatta la cucitura e poi lo sfilo, quindi faccio meno fatica e lascio meno sporco il lavoro, e quindi questa per me è una cosa molto importante venendo dalla sartoria tradizionale. Cosa ho sul tavolo ancora? Parlando di calamite e spilli, ho queste cose fantastiche che sono le clippettine, che servono per fermare tutte quelle parti che non si possono fissare con gli spilli. Quindi io quando vado a cucire le copelle, ad esempio, utilizzo queste perché le copelle non si può né imbastire né spesso non si può neanche incollare, e poi sinceramente cucire dove hai passato la colla non è proprio la migliore delle idee, perché ti si sporca tutta la macchina, cioè la colla lasciamola in altre lavorazioni. Quindi queste spilline, sempre della Clover, io le trovo fantastiche.
La grande differenza tra Clover e Prim, secondo me, è che Clover è molto più sul cucito creativo ed ha molte più soluzioni particolari e interessanti, mentre Prim si basa molto di più sulla sartoria e quindi ha soluzioni pensate più per l'ambito sartoriale. E ti faccio vedere un'altra cosa che utilizzo spesso. Si tratta di questo oggetto qui, che ha una parte circolare dalla quale si tira e un gancio fatto tipo uncinetto che praticamente serve per rigirare i tubolari. Io aggancio il tubolare, lo inserisco e mi si rigira. E questo qui è molto figo, per esempio, per fare i passanti o per fare i nastrini, ci faccio tantissime cose, cioè per me questo è fantastico. Non lo sforzare perché altrimenti si rompe e ne ho rotto uno, quindi diciamo che ti posso garantire che sono fortissimi, però dipende quanto sei forte te. Poi parliamo di un'altra cosa, sempre parlando di forza, con il cucito, soprattutto per il cosplay, si va a lavorare su materiali molto 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 particolari a volte e soprattutto molto duri. E questo qui è secondo me un oggetto molto importante per chi soprattutto comincia a cucire o per chi non cuce spesso e che non si fa i calli. Ora ti racconto una curiosità, io ho suonato il violoncello per tipo 14 anni e il mio maestro mi prendeva sempre in giro perché a me non venivano i calli, quindi io sono una di quelle persone alla quale i calli alle mani non vengono e quindi ho sempre le mani aperte e quindi questo è un oggetto fondamentale. Esiste in varie taglie e ne esistono diversi tipi. Questo è quello che viene chiamato il ditale da donna, mentre esiste il ditale da uomo che è aperto sulla parte superiore. Ci sono le taglie, come ti dicevo, e soprattutto esistono in diversi materiali. Secondo me uno che è molto interessante e che vorrei provare, se ti lascio il link in descrizione, è quello fatto in cuoio, perché all'interno di questi qui di ottone diciamo che si suda un pochino e non mi trovo bene e quello, volevo provare quello in pelle, ti farò sapere quando lo prendo e come mi ci trovo. Parlando di cucito si parla di aghi. Si parla di aghi e quello che potresti regalare insieme a un ditale o alla calamita con gli spilli. Diciamo che un'altra cosa molto interessante sono questi, ovvero gli aghi per cucire normali e gli aghi per cucire pelle. Questo perché? Perché spesso chi comincia a cucire non sa che esistono queste differenze, non sa che esistono aghi per il ricamo, cioè non sa che esistono diversi tipi di aghi per diversi tipi di lavorazioni e materiali. Quindi secondo me la base per cominciare sono kit normale, kit per la pelle, kit per il cucito normale. Parlando sempre di aghi, io qui ne ho una scatola intera, diciamo che ora ne prendo una manciata. Ora ne prendo una manciata e ti faccio vedere un po'. Questi qui sono tutti aghi per la macchina per cucire. Anche questi ci sono anche per la pelle, ci sono per tantissime lavorazioni, ci sono quelli, parlavamo di colla. Ci sono quelli per lavorare con materiali appiccicosi, cioè io questi li ho comprati perché dopo che ho cucito un bellissimo nastro di piume con all'interno del raso la colla, ho rovinato una quantità di aghi, mi si è impiastrato ogni cosa e quindi ho detto no, oddio, esistono veramente gli aghi anticolla e quindi li ho comprati e vabbè, amore, c'è niente da fare. Detto questo, aghi, passiamo ai fili. I fili per il cucito normale io non ti consiglio di regalarli perché quelli si scelgono via via in base al progetto che si va a fare e ci sono proprio dei metodi per scegliere il filato giusto. Se uno proprio non ha mai fatto niente, puoi cominciare con un bianco ottico, un bianco crema e un nero, però dai, sono tristi, cioè facciamo cose un po' più allegre. Le cose più allegre che puoi scegliere sono per esempio i filati per il ricamo e per il cucito creativo della Madeira,
che sono spettacolari, che ci sono metallizzati, ci sono cangianti, si vede? Poi guarda che brillantezza, cioè spettacolare. Ne ho trovato uno che devo ancora provare, che pare sia fosforescente, lo proverò prossimamente. E soprattutto aggiungiamo un dettaglio. Quando vai a regalare dei filati particolari, quando li compri soprattutto fatti consigliare, perché i filati, questi sono i metallizzati della Madeira che utilizzo e adoro, hanno bisogno del loro ago. Quindi se prendi il metallizzato ricordati di prendere anche gli aghi per cucire il metallizzato, perché questo qui è un tipo di filato particolare, è realizzato con un filo normale e poi con un filamento con la parte metallica, e quindi ha proprio bisogno di un trattamento diverso, ha bisogno di una cruna più grande, ha bisogno di essere proprio fatto in maniera diversa, però quello che ci puoi fare è spettacolare, quindi diciamo che fantastico. Abbiamo parlato di fili per cucito creativo e ricamo, e adesso ti faccio vedere delle cosine interessantissime, ovvero la colla spray, che ti consiglio quella della Madeira, però quando sono andata non c'era, quindi ho preso questa, ora la testerò, vediamo. E questa qui è una colla temporanea che è fantastica quando per esempio devi intelaiare un ricamo con lo stabilizzatore, che è questa parte qui. Mi raccomando, non utilizzare la carta da cucina, la carta velina o il giornale, perché i ricami non vengono. Esistono le carte apposta e fidati, cioè ingrullisci meno a utilizzare i materiali fatti apposta. Quindi questa qui ti permette di applicare sullo stabilizzatore il tuo tessuto in maniera tale che non lo devi imbastire, perché alcuni tessuti, come può essere il velluto, se imbastiti gli rimane il segno e non sono più così belli. Quindi si possono fare cose veramente fighe con questo. Di stabilizzatori ne esiste una marea, e ti consiglio di prendere il kit, lo starter kit, in maniera, dato che ci sono anche le istruzioni, in maniera tale da cominciare ad orientarti, perché ci sono quelli idrosolubili, ci sono quelli da strappare, quelli da ritagliare, quelli trasparenti, quelli ce n'è una marea, cioè fantastici, quindi veramente. E di molti di questi prodotti ti metto anche il link del mio rivenditore di fiducia sul suo sito, dove troverai la parte del cucito, troverai praticamente quasi tutto, anche perché la maggior parte delle cose le prendo da loro. E direi che ci siamo quasi. Ok, allora, io penso che le cose che puoi acquistare per il momento, per il Black Friday, per una persona che fa cosplay o che vuole cominciare a fare cosplay, principalmente sono queste. Ti ho fatto un po' una panoramica e penso che tu possa fare veramente un regalo utile. Poi c'è l'ultima extra categoria, il tuo amico, la tua amica, il tuo figlio, parente fa cosplay facendosi fotografie, facendo più, cioè realizza meno oggettistica ma si fa più fotografie. Allora puoi pensare di regalargli, non so, un set di luci, cose più particolari, ma lì ti conviene sempre veramente chiedere a chi farai il regalo quello che vuoi fare. Se ti sembra che abbia tralasciato qualcosa, se hai qualsiasi domanda, scrivimelo nei commenti o contattami. Mi trovi su Instagram, Facebook e LinkedIn e YouTube. Così possiamo parlarne direttamente. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividi ed iscriviti al canale, perché su questo canale parliamo di come realizzare un cosplay e di come farlo in maniera divertente, senza stress e con le tecniche migliori. Io ti ringrazio di essere stato con me fin qui. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e di Italian Way to Make Cosplay. Ti auguro di riuscire a fare il regalo migliore possibile e di sfruttare queste occasioni, e alla persona alla quale farai il regalo auguro tanta creatività. Io ti saluto, a presto, ciao!